Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, in questi giorni in cui siamo costretti dentro casa per colpa del coronavirus che purtroppo ormai ha fatto sì che tutta l'Italia diventasse una zona a rischio, l'unico, se vogliamo, l'unico lato positivo di tutta questa tragedia è che abbiamo più tempo da dedicare ai nostri hobby e alle nostre passioni. Quindi in questo video vi aggiornerò riguardo la nuova scheda del Millennium Falcon. Anche se non vi ho fatto sapere nulla negli ultimi giorni, ovviamente siamo andati avanti, stiamo lavorando, stiamo procedendo e anche se ancora non c'è una versione definitiva, sono state apportate diverse modifiche rispetto all'ultimo video, per cui ve le espongo una ad una, mostrandovi a video alcune foto, alcune immagini, diciamo, dove vi spiego cosa abbiamo fatto. E quindi eccoci qui. Allora, la prima cosa che voi dovete ricordare e tenere presente molto bene è che dobbiamo distinguere due tipi di persone che andranno ad utilizzare questo circuito. Quelli che non hanno mai fatto nessun tipo di modifica e quindi hanno il circuito originale del Millennium Falcon, quello della De Agostini, e quelli che, come nel mio caso, avevano utilizzato già un circuito custom. Vi spiego un attimo. La differenza è la seguente: mentre il circuito custom che ho utilizzato io e suppongo la maggior parte di voi, perché è quello che sta girando per la maggiore, diciamo, questo circuito custom aveva le stesse identiche dimensioni del circuito originale, per cui praticamente sfruttava andava ad occupare lo stesso identico spazio. Invece il nostro nuovo circuito, come vi sto mostrando a video, è un pochino più grande, però praticamente potete utilizzare gli stessi buchi del supporto che ci sono sul Millennium Falcon e mettere la nostra scheda. Sicuramente chi ha già completato o chi è in fase di montaggio si sarà accorto che all'interno, nella parte posteriore, diciamo sotto alle ventole, c'è molto spazio, per cui sia in larghezza che in lunghezza, diciamo, potete mettere una scheda più grande, per cui anche la nostra andrà benissimo. Ovviamente, come state vedendo dalla foto, non è molto più grande, però di base occuperà un pochino più spazio rispetto a quella originale. Notate che nella parte superiore ci sono tutti i connettori, sia sopra che di lato, diciamo, i connettori che utilizzerete per collegare le vostre cose, le vostre luci, i vostri motori. Vi ricordo, per chi non avesse visto i precedenti video, che la differenza fondamentale rispetto al circuito originale è che mentre il circuito originale aveva solo due pulsanti A e B, che uno accendeva tutte le luci collegate su tutti i connettori e l'altro pulsante apriva e chiudeva la rampa, invece qui tutti i nostri connettori sono separati e indipendenti e comandabili indipendentemente. Queste invece che state vedendo sono praticamente delle immagini che vi mostrano il reale ingombro dei vari componenti che sono montati sul circuito. Ovviamente in questo caso è ancora un disegno, diciamo, è un progetto, però questo serve per rendersi conto dei reali ingombri che andranno ad occupare sul nostro circuito. Come abbiamo visto negli altri video, è presente il modulo per leggere gli MP3, è presente il driver per i motori, c'è lo schermo OLED, c'è il modulo wireless e vari connettori che praticamente servono per collegare tutte le varie cose che utilizzerete. Importante sempre, ricordatevi che
tutto, non mi stancherò mai di dirvelo, ogni cosa è pilotabile indipendentemente e separatamente, per cui ognuno di voi potrà, diciamo, creare una sorta di scenario o di programma ed eseguirlo come meglio crede. Quello che vi sto mostrando adesso invece a video è la nuova versione del circuito stampato, dove praticamente abbiamo aggiunto un connettore con 3 piedini che vi indico con la freccia, che serve per selezionare la tensione di uscita dei 7 connettori di potenza. Si possono selezionare o i 5 volt all'uscita del 7805 o la tensione di alimentazione presente su connettore power, che può essere o 10 o 12 volts. Mentre con quest'altra freccia vi indico questo connettore I2C LCD che serve per comandare o un display LCD esterno oppure tutti i dispositivi che sono pilotabili tramite I2C. Invece questo che vedete è una parte dello schema elettrico del circuito, dove praticamente vi mostro che abbiamo aggiunto un diodo D1, questo che vi indico con la freccia, che serve contro le inversioni di polarità. Attualmente è da 1 A, diciamo, ma può essere sostituito con uno leggermente più potente. L'importante è non superare mai la dissipazione del circuito integrato adattatore di potenza. E ok, quindi diciamo che per questo aggiornamento è tutto, nel senso che noi stiamo procedendo, andiamo avanti con progettazione, sviluppo, diciamo, e test vari, e spero nel più breve tempo possibile dimostrarvi qualcosa di concreto. Come nelle altre volte vi mostrerò un esempio reale piuttosto che farvi vedere solo delle foto a video che magari sono un pochino più noiose. Vi ricordo che siccome la produzione fisica di questo circuito di solito avviene in Cina, chiaramente in questo momento non possiamo procedere alla produzione perché per ovvi motivi che tutti sapete. Speriamo che nel più breve tempo possibile le cose si aggiustino in modo da poter riprendere una vita normale, dopodiché quindi procederemo nella creazione fisica di questi circuiti stampati e poi decideremo insieme cosa preferite, o meglio se volete già il prodotto assemblato, oppure magari per i più esperti di voi si potrebbe prevedere anche una sorta di kit dove praticamente vi invieremo i pezzi necessari o magari anche solo un'indicazione di cosa comprare. Magari possiamo inviarvi il solo circuito stampato, poi quello si vedrà in un secondo momento. Per adesso l'importante è terminare la progettazione e mostrarvelo. Vi ricordo sempre che siccome siamo in una fase di sviluppo, qualora voi aveste delle idee da suggerirci sono sempre ben accette, per cui fatecelo sapere qui sotto nei commenti e noi verificheremo se sono cose fattibili o no. Ok, per questo video è tutto, vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciarmi un bel pollice in su e noi ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!